Benvenuti! Oggi parliamo di uno dei dipinti più particolari che raffigurano la Natività. La Natività di cui parliamo oggi, infatti, è proprio una delle più particolari che si possono trovare nella storia dell'arte. E questo dipinto, inoltre, non è così frequente da vedere. Ma cosa ha di strano questo quadro? Bisogna tenere presente che la Natività, come altre scene iconiche, presenta una iconografia per l'appunto piuttosto specifica, ovvero un modo di raffigurare che permette all'osservatore di riconoscere una natività quasi sempre. Ecco, questo dipinto non rispetta queste regole iconografiche. E non le rispetta a tal punto che noi possiamo riconoscere che è una natività, cioè un Natale, cioè una natività di Gesù, solo perché lo dice il titolo. Poi è vero, una volta che lo sai, osservi e dici, no, beh sì, in effetti sì, perché c'è questo, c'è quello e c'è quell'altro. Quindi sì, ci sono gli elementi che ci devono essere. Però, se non si leggesse il titolo, semplicemente guardando il quadro, non è così immediato capire che si tratta di una natività. E a questo punto, quindi, prima di tutto, andiamo a vedere il quadro. Ecco qui il dipinto, bellissimo. L'autore è John Singleton Copley e il titolo è The Nativity, ovvero Natività. È stato eseguito attorno al 1776 ed è un olio su tela. Le sue dimensioni sono circa 76 cm di larghezza e poco più di 62 di altezza. E attualmente è conservato al Museum of Fine Arts di Boston. Di questo dipinto si trovano pochissime informazioni e praticamente nessuna analisi. E quindi facciamo noi. E quindi, come prima cosa, andiamo a conoscere un po' l'autore, ovvero John Singleton Copley. Copley nacque a Boston il 3 luglio 1738 ed è un pittore statunitense. Lui lavorò per una buona parte della sua vita in America e lavorò parecchio e poi si trasferì in Inghilterra e continuò a lavorare anche lì. Dell'infanzia di Copley non sappiamo praticamente niente, così come non sappiamo niente della sua istruzione, soprattutto da bambino. Però c'è da dire che dalle sue lettere traspare che fosse un uomo piuttosto istruito. E un'altra cosa sappiamo. A quanto pare Copley è stato un bambino molto precoce nel disegno e probabilmente il suo primo maestro fu Peter Pelham, cioè il suo patrigno, che era un incisore e un miniatore, e forse fu proprio lui a dare al piccolo Copley le prime lezioni di disegno. Ma probabilmente Pelham non fu solo il primo maestro di disegno del suo figliastro, ma anche il primo maestro in generale, perché molto probabilmente Pelham insegnò al bambino, al piccolo Copley, anche molte altre materie oltre al disegno. E molto probabilmente Copley, dopo queste prime lezioni durante l'infanzia, proseguì lo studio delle arti, probabilmente con altri maestri, si suppone, e a quanto pare studiò anche anatomia in modo piuttosto approfondito.
Tuttavia, quello che sappiamo è che Copley non era per niente contento dello stato dell'arte, letteralmente, dell'America, ovvero non era soddisfatto delle risorse artistiche che poteva offrire l'America. E questo lo sappiamo perché lui lo dice e lo scrive spesso. Per esempio, in una sua lettera si può leggere: in questo paese, come lei giustamente osserva, non ci sono esempi di arte, se non quelli che si possono trovare in poche stampe indifferentemente eseguite, dalle quali non è possibile imparare molto. Tuttavia, possiamo dire che, anche se Copley riteneva che dalle risorse artistiche che si potevano trovare in America non si poteva imparare molto, parole sue, dobbiamo però tenere conto che lui aveva imparato piuttosto bene, infatti a 16 anni era in grado di dipingere così. Questo dipinto si intitola Mars, Venus and Vulcan, cioè Marte, Venere e Vulcano, ed è un dipinto del 1754, quando per l'appunto Copley aveva 16 anni. Il dipinto raffigura ciò che il titolo dice. Infatti possiamo vedere Marte alla nostra destra, in piedi con la cappa rossa, Venere al centro del dipinto e Vulcano alla nostra sinistra con il turbante rosso. E insieme ai tre personaggi principali sono raffigurati anche tre amorini. E l'intera scena si svolge praticamente all'imbocco della caverna di Vulcano e sul lato esterno di questa caverna possiamo anche vedere abbarbicato un albero. In questo dipinto, è vero, si possono notare delle caratteristiche, diciamo, che rivelano la mano di un artista molto giovane e un po' inesperto, come per esempio possiamo notare il volto dell'amorino volante che non è eccezionalmente ben calibrato, così come non calibrato alla perfezione è il viso di Venere. Si può notare anche come la corporatura e l'anatomia del fisico di Vulcano non sia del tutto corretta e anche il piedino sollevato di Venere risulta non del tutto ben modellato. E infine, anche se vogliamo guardare un po' in modo approfondito, anche il profilo di Marte è piuttosto piatto. Tuttavia, al di là di questi, chiamiamoli errori o comunque di queste inesperienze, che un ragazzo di 16 anni sia in grado di dipingere così è qualcosa di assolutamente notevole e quindi possiamo dire che questo dipinto, considerata la giovane età dell'autore e quindi la non lunga esperienza dell'autore, è davvero notevole. Per dipingere così a 16 anni, infatti, vuole dire che il ragazzo aveva comunque già una bella mano, come si suol dire. E infatti questi dipinti gli funzionarono, perché questo non era l'unico, questi dipinti gli funzionarono da pubblicità. Copley, infatti, grazie anche a questi dipinti, fu avviato alla professione di ritrattista ben prima della maggiore età. E sostanzialmente da questo momento in poi cominciò a ricevere tantissime commissioni e fu sempre sommerso di lavoro e niente, era costantemente impegnato a cercare di soddisfare tutte le commissioni che riceveva. Copley quindi era famoso in America o comunque nella sua zona e aveva un sacco di lavoro, ma cominciò a diventare famoso anche in Inghilterra a partire dal 1766. In questa data, infatti, in questo anno vi fu un'esposizione in Inghilterra e Copley espose il suo quadro A Boy with a Flying Squirrel, cioè
un ragazzo con uno scoiattolo volante. E questo ragazzo raffigurato è il fratellastro di Copley, ovvero Harry Pelham. E si vede per l'appunto questo ragazzo seduto a un tavolo, intento a giocare con uno scoiattolo domestico, e alle spalle del ragazzo c'è questo tendaggio molto ben fatto di questo rosso molto molto presente. E fu proprio in questa occasione, o meglio, a partire da questa occasione, che Copley venne invitato in Europa per completare la sua formazione. Bisogna infatti sapere che all'epoca, e già da tempo prima e anche nell'Ottocento, era d'uso per gli artisti fare un tour in Europa che poi culminava in Italia, proprio perché l'Europa e soprattutto l'Italia erano considerate la culla della cultura e per un artista era fondamentale completare, coronare la propria formazione proprio con questo viaggio studio, diciamo, che culminava proprio in Italia. E quindi anche Copley fu invitato in Europa a fare questo tour che sarebbe culminato in Italia. E Copley ovviamente era praticamente da tutta la vita che desiderava poter andare in Europa proprio perché in America non rimaneva soddisfatto dell'offerta artistica. E tuttavia, in quel momento Copley rifiutò perché aveva così tanto lavoro che non se la sentiva di lasciarlo. E quindi decise di non partire, di rimanere in America, di rimanere a Boston e di proseguire per completare, per onorare tutte le commissioni che aveva. E intanto gli anni passano e il 16 novembre del 1769 Copley si sposa e sposa Susanna Farnham Clarke, che era la figlia di un ricchissimo agente della Onorevole Compagnia delle Indie Orientali. E Copley e Susanna ebbero ben 6 figli. E Copley guadagnava talmente bene con il suo lavoro da pittore che furono anche in grado di comprarsi una bella magione, bella grande. E Copley durante la sua vita non fu mai impegnato politicamente né si associò mai a nessun movimento, perché lui diceva, parole sue, le contese politiche non sono né piacevoli per un artista né vantaggiose per l'arte stessa. Ma insomma, come abbiamo detto, gli anni passavano e le lettere dall'Europa continuavano. Copley continuava a ricevere l'invito di venire in Europa, o meglio, per il suo punto di vista di andare in Europa e di fare questo tour. Però, insomma, anche se lui l'aveva sempre desiderato, tentennava sempre perché aveva tantissimo lavoro e guadagnava un sacco bene. E quindi rimandava sempre, il tempo passava. Fino a che a un certo punto quelli dall'Europa gli dissero: senti, te lo assicuriamo, se vieni qui lavorerai tanto quanto fai in America e guadagnerai tanto quanto guadagni in America. A quel punto Copley si decise e partì per l'Europa. E Copley partì per l'Europa nel 1774. E a quel punto, tra l'altro, la situazione in America non era più delle migliori. Infatti, qua e là cominciavano a esserci dei moti di guerra. E forse fu anche questo a convincere Copley a cominciare a mettere un piede fuori dall'America. Tuttavia, Copley lasciò la sua famiglia su suolo americano. E gli accordi erano che lui sarebbe partito per questo tour, che doveva durare circa 9 mesi, avrebbe fatto per l'appunto il tour europeo, sarebbe venuto in Italia per terminare questo tour e poi sarebbe tornato a Londra. E a quel punto, se in America la situazione non fosse stata più delle migliori, la sua famiglia avrebbe potuto raggiungerlo a Londra. E Copley quindi parte, si imbarca, arriva in Europa e comincia il tour. Nel settembre del 74 è a Parigi
E poi va in Italia, si fa tutto il tour dell'Italia, delle maggiori città, copiando opere, studiando opere. Tra l'altro aveva un compagno di viaggio che non si sopportavano, però vabbè, e va avanti così fino al 1775, perché il tour doveva durare 9 mesi e in quei 9 mesi era scattato l'anno. E nei primi mesi del 75, quando il tour era quasi finito, Copley, dalle notizie che riceveva, si rende conto che in America la situazione era brutta e allora scrive alla sua famiglia dicendogli di partire e di andare a Londra perché lui aveva quasi finito il tour e stava per tornare. Ma la sua famiglia era già partita perché la situazione in America era talmente brutta che la sua famiglia si era imbarcata su una nave dei rifugiati ed era già salpata per Londra. E infatti alla fine del tour Copley a Londra si ricongiunse con la sua famiglia e tutti quanti, quindi Copley e la famiglia, vissero a Londra per il resto della loro vita, non tornarono mai più in America. Copley continuò a lavorare in Europa, quindi in Inghilterra prevalentemente, e continuò per un buon periodo a guadagnare anche molto bene. Tuttavia poi anche in Europa, man mano nel passare del tempo, la situazione si rivelò anche lì non delle migliori e inoltre Copley ormai era avanti con gli anni, era sempre più anziano, era sempre più stanco e aveva sempre meno lavoro. E questo però in realtà non era un bene, perché Copley nella sua vita aveva lavorato tantissimo, aveva guadagnato tantissimo, ma aveva anche speso tantissimo. E per questa ragione non aveva praticamente quasi più nulla da parte. E il 9 settembre del 1815 Copley morì pesantemente indebitato. E dopo aver conosciuto almeno un pochino l'autore, torniamo al quadro di cui vogliamo parlare oggi. Il dipinto, come detto, si intitola The Nativity, ovvero la Natività. Quindi sì, è la raffigurazione del Natale, della notte di Natale, quindi della nascita di Gesù. Innanzitutto dobbiamo dire che questo dipinto ha una fortissima zona di interesse, che è tutta la parte bianca, che sta prevalentemente al centro del dipinto e questo aiuta ancora di più a renderla il focus della scena, ma poi la parte bianca si sviluppa anche leggermente verso destra. E questa parte bianca è una donna con un bambino. Però, siccome noi sappiamo dal titolo dell'opera che quella raffigurata è la Natività, cioè è la notte di Natale, noi sappiamo quindi anche che la donna raffigurata è Maria, cioè la Madonna, e il bambino è il bambino Gesù. E come detto, questa zona bianca rappresentata dalla Madonna, dal bambino e dai cuscini si concentra per lo più al centro del dipinto e il centro del dipinto è proprio il viso, la testa della Madonna con il busto, quindi spalle e braccia, e il piccolo bambino su un cuscino. Quindi noi vediamo che il massimo centro di interesse, il massimo centro di attenzione del dipinto è proprio la Madonna nella sua testa, viso, spalle e braccia e il bambino Gesù. La nostra attenzione, l'attenzione dell'osservatore, è tutta portata a concentrarsi lì. E la Madonna è per l'appunto interamente vestita di bianco. Ha anche un velo bianco in testa e l'unica nota di colore, che però si percepisce poco, è la sua cintura color pesca. E la Madonna ha anche una posa molto interessante. Infatti è semisdraiata su un fianco con le gambe che si allungano verso la destra dell'osservatore. Infatti la parte bianca che va alla nostra destra sono le gambe della Madonna coperte dalla veste bianca.
e la Madonna tiene la testa appoggiata su una mano, cioè con una mano si sorregge la testa lievemente e in questo modo ella può comodamente guardare il bambino. Lo sguardo della Madonna infatti è rivolto interamente al bambino e così facendo, essendo la testa della Madonna il centro del quadro, grazie alla direzione del suo sguardo, è come se portasse anche lo sguardo dell'osservatore verso il bambino, che diventa quindi il centro percettivo del dipinto. E il bambino è ritratto in modo estremamente realistico. È davvero un neonato. Non presenta nessun simbolismo particolare. Non è più adulto, non ha gli occhi aperti, non brilla, nulla. È un semplice e incredibilmente realistico neonato. E anche il bambino è avvolto in panni bianchi. Porta infatti una camicina bianca. Ed è appoggiato su un cuscino bianco, lo stesso cuscino su cui si appoggia anche Maria, e sotto il cuscino c'è una coperta bianca. Tutta questa zona bianca è l'unica zona del dipinto in cui è presente il colore bianco. È un bianco così puro e così forte che diventa il punto focale del dipinto e anche il tratto distintivo di questo dipinto. La luce in questo dipinto è qualcosa di molto particolare. Come si può vedere nella parte destra, fuori dalla finestra di questo ambiente in cui si svolge la scena, si vede un calmo fiume e la luna. È notte quindi, infatti è la notte di Natale. Eppure il quadro presenta una luce quasi diffusa che ha l'intensità della luce del giorno. E dalla parte sinistra del dipinto, in alto, si vede piovere un fascio di luce che va a colpire proprio il gruppo di persone e principalmente la Madonna con il bambino. È probabilmente la luce della cometa o forse la luce di Dio che illumina la natività di Gesù. Ed è questa luce che pervade il dipinto e che illumina a giorno la scena. E questa luce, proveniente dall'alto, crea delle forti ombre portate, come quella del cane che si proietta sulla coperta bianca che è stesa sul pagliericcio dove giacciono la Madonna e il bambino. Oltre alla Madonna e al bambino, infatti, ci sono altre persone. Perché è vero che la Madonna col bambino sono il centro percettivo del quadro e anche il centro effettivo del quadro. Ed è anche vero che la Madonna, guardando unicamente il bambino, è come se creasse un gruppo, formato proprio da lei e dal bambino, che si distacca dal resto. La Madonna, infatti, tenendo lo sguardo così chiuso solo sul bambino, è come se si escludesse dal resto dei presenti, è come se escludesse lei e il bambino, scena principale, dal resto dei presenti. Ma ovviamente ci sono anche altre persone. Alla nostra sinistra, infatti, possiamo vedere un po' di gente. Sono, per la precisione, 5 persone, di cui uno, sapendo l'argomento del dipinto, è riconoscibile come San Giuseppe. È l'uomo con il manto verde e lo riconosciamo come San Giuseppe dal suo atteggiamento. Egli infatti è seduto vicino alla Madonna con il bambino ed è l'unico a stare così vicino a loro. Ed è seduto. Questo ci fa capire che molto probabilmente non è tra le persone che sono accorse in questo momento proprio ora a vedere il miracolo, ma era già lì da tempo, già da ben prima. E inoltre egli guarda sorridendo le altre persone che sono in piedi appena arrivate. Egli sorride loro.
e dall'espressione del suo viso e dalla posizione del suo viso e dalla posizione della sua testa sembra proprio che egli stia parlando con le persone in piedi e stia raccontando a loro quanto è accaduto. E quindi l'unica persona che, oltre alla Madonna stessa, può raccontare quanto accaduto è proprio San Giuseppe. Le altre 4 persone sulla sinistra sono tutte in piedi e possiamo riconoscere in loro i pastori accorsi per primi a vedere la nascita di Gesù. Sono appena arrivati, è per questo che sono in piedi. Sono in piedi e uno di loro sembra quasi fermare l'ultimo passo, come se sia arrivato di corsa e si stia fermando proprio adesso. Un altro pastorello regge anche il bastone ricurvo tipico dei pastori e quindi possiamo ancora di più riconoscere in queste persone proprio i pastorelli. E uno di loro sta indicando il bambino a qualcun altro che è fuori dalla scena. Si vede all'indice puntato e sembra che stia dicendo a qualcuno fuori scena: vieni, guarda, e gli indica il bambino. E c'è anche un cane che è arrivato a vedere il bambinello nato, il cane probabilmente di uno dei pastori. Forse potrebbe essere il cane dell'uomo che sta indicando, visto che gli è vicino, gli è appresso alle gambe. Oppure forse potrebbe essere il cane del ragazzo nel centro del gruppo, quel ragazzo che è appena arrivato di corsa e che sembra fermarsi in questo momento e si ferma con le mani alzate in segno di sorpresa. Infatti il cane lo guarda come se fosse arrivato prima di lui, prima del suo padrone, e gli volesse mostrare la scena, un po' come se il pastore avesse seguito il proprio cane che lo ha guidato dal bambino. Ma c'è anche un quinto pastore, alla nostra destra. È l'uomo col cappello che si sporge dall'altra parte, anche lui si sporge per vedere la scena. È l'uomo che sta dietro all'asino. Nella scena, infatti, ci sono anche 2 vacche, anzi 2 buoi, e l'asino che spunta alla destra del dipinto solo col suo muso e spunta da dietro qualcosa che potrebbe essere una mangiatoia di quelle a forma di vasca oppure un abbeveratoio. E l'intera scena si svolge in un edificio. Lo capiamo perché la quinta del dipinto è formata da muri squadrati. Non è quindi una grotta, ma piuttosto un edificio creato dall'uomo, una casa o forse la capanna. E in questo muro c'è un'apertura, una sorta di grande finestra o di porta, attraverso la quale si vede il paesaggio che fa da sfondo, un fiume calmo, gli argini della vegetazione e la luna piena. È la notte di Natale. Questo dipinto è bellissimo, almeno è bellissimo secondo il mio parere, quindi insomma diciamo a me piace. Ma sicuramente è stranissimo. Ma perché? Perché non rispetta quasi per nulla l'iconografia classica. Voglio dire, se il pittore non ci avesse intitolato il dipinto Natività, diciamo che non era proprio eccezionalmente immediato arrivarci che era la natività, cioè nel senso proprio la raffigurazione del Natale, cioè della nascita di Gesù. E così a colpo d'occhio sembrerebbe la nascita sì di un bambino, però diciamo che ci si mette un attimo per capire che è il Natale, proprio perché mancano o comunque non sono rispettati la gran parte dei canoni iconografici. Andiamo quindi ad analizzare punto a punto le parti di questo dipinto e andiamo a confrontarle con quelle che sarebbero i canoni iconografici. E cominciamo dalla parte focale del dipinto, ovvero la Madonna con il bambino. Innanzitutto, la Madonna ha un'iconografia piuttosto precisa.
La Madonna, infatti, normalmente è rappresentata vestita con dei colori piuttosto specifici, che sono il rosso oppure il blu, o meglio, il rosso e o il blu. Poi è vero, ci potrebbe anche essere una veste bianca, ma solitamente sta sotto un manto colorato. La Madonna, infatti, è sempre rappresentata con un manto azzurro oppure blu e la veste sotto può essere azzurra oppure blu, può essere rossa o meno frequentemente può essere bianca e nel caso sia bianca è spesso decorata con dei fiori che sono di solito rose, proprio perché la rosa è il fiore di Maria. Ma vedere nei dipinti una Madonna interamente vestita di bianco e di un bianco così pieno e così puro è una cosa più unica che rara. Ma non ci sono quindi Madonne vestite interamente di bianco? In realtà si possono vedere, per esempio, nelle statuette votive moderne. È vero, ma sono per l'appunto statuette e sono moderne. E in quei casi la Madonna è a volte vestita interamente di bianco, ha la veste bianca e il velo bianco. Però in questi casi la Madonna è assolutamente riconoscibile. È riconoscibile per la posizione, per la posa che ha, è riconoscibile dal viso che in quel tipo di statuette è molto, diciamo, stereotipato, è molto molto riconoscibile. La veste è a volte decorata con dei fiori o intarsiata decorata con fili dorati e la Madonna ha anche una corona o l'aureola o a volte anche entrambe. Quindi in quel caso la Madonna è perfettamente riconoscibile e parliamo di statuette votive moderne. Ma nei dipinti vedere una Madonna interamente vestita di bianco è una cosa veramente veramente rara. Ma non solo. Al di là della rarità della veste bianca per Maria, in questo dipinto Maria non è riconoscibile nemmeno nel suo comportamento. Nell'iconografia classica, infatti, normalmente la Madonna è rappresentata con dei comportamenti riconoscibili. Per esempio, può essere in adorazione del bambino, quindi in assetto di preghiera. Oppure, in altri casi, la Madonna è seduta in modo composto e tiene il bambino per mostrarlo a chi è venuto a vederlo. In questo caso no. In questo caso la Madonna ha un comportamento assimilabile a quello di una normalissima donna, di una normalissima persona. È una donna che ha appena partorito, è sdraiata in modo rilassato sopra un pagliericcio e sta appoggiata su una mano a contemplare, ma non a contemplare in modo sacro, a guardare il suo bambino in modo totalmente normale. E questo non la rende riconoscibile immediatamente come Maria, proprio perché non rispetta l'iconografia nemmeno nel comportamento. E inoltre, neanche a dirlo, Maria non presenta alcun segno sacro, se vogliamo chiamarlo così. Per esempio, non ha l'aureola, non emana luce, non ha nulla di soprannaturale. È rappresentata come una persona normale, come una donna normale che sta guardando e accudendo il suo bambino appena nato. E quindi niente iconografia classica. E per questo, a colpo d'occhio, la Madonna non è così tanto riconoscibile come tale. Il neonato, ovvero il bambino Gesù. Se non ci dicesse il titolo, quindi se l'autore stesso non ci avesse detto è la natività e quindi quello è il bambino Gesù, a riconoscerlo sarebbe stato davvero difficile, soprattutto se noi pensassimo di estrarre, per così dire, la parte del dipinto che raffigura solamente il bambino Gesù. Come si può capire che quello è veramente Gesù? In questo caso, in pratica non si potrebbe,
Perché anche qui normalmente il bambino Gesù ha un'iconografia specifica che qui non è rispettata in nessun punto. Nell'iconografia classica, infatti, il bambino Gesù è riconoscibile perché non ha il comportamento di un neonato. Infatti, se si osservano tantissime altre natività, si può andare da una iconografia che presenta il bambino Gesù come un neonato che brilla, quindi che emana luce, quindi ha le fattezze di un neonato, può avere abbastanza il comportamento di un neonato, ma emana luce e quindi si capisce che quello è un bambino divino. Oppure addirittura ha le fattezze di un neonato, ma non il comportamento, perché per esempio in alcune raffigurazioni possiamo trovare il bambinello che ha gli occhi aperti, sta ritto e fa il gesto di benedizione, quindi con la mano destra alzata e le due dita indice e medio uniti, il gesto di benedizione. Chiaramente non è il comportamento di un neonato o nemmeno di un bambino di pochi mesi, proprio perché quello è Gesù e quindi è un bambino, è il bambino divino. Ma qui no. Il bambino Gesù è rappresentato totalmente come un neonato vero. Innanzitutto ha le fattezze di un vero neonato, quindi con il visetto con le rughe, con le manine semichiuse, con la testolina tonda, grossa, è proprio un neonato, quindi non è un bambino, come dire, concettualizzato nel concetto di Gesù, del figlio di Dio, di un bambino divino. Qui è proprio un neonato, vero, come qualunque altro. E anche e soprattutto il comportamento del bambino rappresentato qui non è assolutamente quello proprio dell'iconografia. Infatti in questo dipinto il bambino si comporta come un vero neonato. È sdraiato perché non può stare su, ha gli occhi chiusi, ha una manina semichiusa e ha l'altra manina in bocca ed è quasi semi-addormentato o addormentato. È proprio un vero neonato e non ha nessun tipo di segno sacro, quindi non brilla, non ha la corona, non ha aureole, non ha nulla di ciò. E quindi ecco dove sta la grande difficoltà di riconoscere a colpo d'occhio che quello è il bambino Gesù e quindi che questa è proprio la natività, quindi la notte di Natale. E un'altra piccola cosa sul bambino. Nell'iconografia classica molto spesso il bambino è raffigurato nella mangiatoia, anche nel presepe è così, e anche in molti dipinti. È vero, non in tutti, infatti in molte altre natività il bambino non è in una mangiatoia propriamente detta, però molto spesso è magari appoggiato su della paglia, è appoggiato in una culla improvvisata o cose di questo genere. In questo caso la paglia c'è un pagliericcio piuttosto alto sul quale stanno la Madonna e il bambino, però sul pagliericcio sono state buttate delle coperte e dei cuscini. Ecco, questa cosa è un'altra cosa incredibilmente particolare, perché con tutto è davvero raro vedere una natività dove il bambino stia su dei cuscini. San Giuseppe. Come abbiamo detto, noi possiamo riconoscere San Giuseppe nell'uomo con il manto verde. Eppure, anche in questo caso, San Giuseppe non rispecchia praticamente quasi nessuno dei canoni dell'iconografia classica. Tanto per cominciare, San Giuseppe è giovane. Come è giusto che sia. Eppure, non so se ci avete mai fatto caso, ma San Giuseppe di solito, poi come sempre, non è sempre vero nella totalità dei casi, però nella maggior parte dei casi nell'iconografia classica San Giuseppe è rappresentato come un uomo anziano. Perché? Perché qui sta il punto. Da nessuna parte nelle scritture sta scritto che Giuseppe fosse anziano o fosse vecchio o fosse particolarmente più grande o più vecchio di Maria. Nelle scritture si legge
in merito a Giuseppe, che era sposo di Maria, che era falegname e che era uomo giusto. Ma non si legge da nessuna parte la sua età, quindi molto probabilmente non era qualcosa che era ritenuto importante dire. E se non era ritenuto importante dirla, significa che era un'età normale. E l'età normale, secondo degli studiosi proprio delle scritture, l'età normale delle persone dell'epoca per il matrimonio era tra i 16 e i 18 anni, poco più, poco meno. Quindi è molto verosimile che Maria e Giuseppe avessero circa quell'età lì, anche perché sarebbe una cosa del tutto naturale. Infatti erano una coppia di persone normalissime che si erano appena unite e che stavano per metter su famiglia. Quindi è improbabile che uno dei due, il marito in questo caso, fosse particolarmente anziano. Tutt'altro. Maria e Giuseppe erano probabilmente due giovani. Ma quindi Giuseppe, perché è sempre rappresentato anziano anche se di fatto era giovane? Ebbene, per mostrare la sua saggezza. Infatti, Giuseppe si è trovato in una situazione, come dire, un po' improbabile. Lui è giovane sposo, ha una giovane sposa che è vergine e a un certo punto la sua giovane sposa gli dice di essere rimasta incinta, ma non di un altro uomo, lei non l'ha tradito. Lei è rimasta incinta di Dio. Ora, per credere a una cosa del genere, Giuseppe ha mostrato di avere una saggezza e una rettitudine fuori dal comune. E questa è la ragione per cui San Giuseppe nell'iconografia è sempre rappresentato anziano, per mostrare la sua saggezza. Ma qui, in questo dipinto, no. Giuseppe è rappresentato come un uomo giovane che ha più o meno l'età della sua sposa, cioè di Maria che vediamo stesa sul paliericcio. Ma non solo, anche Giuseppe, San Giuseppe, non ha il comportamento che di solito viene proposto nell'iconografia classica. Nell'iconografia classica, infatti, anche San Giuseppe tiene un comportamento che rimanda alla sacralità della scena e quindi anche lui, come Maria, può essere per esempio in posizione di preghiera, in posizione di adorazione verso il bambino, oppure può avere una posizione molto composta e mostrare il bambino alle persone che accorrono per vederlo. Ma qui no. Qui Giuseppe si comporta come un normalissimo papà. È seduto vicino alla sua sposa e al bambino, è rilassato, è contento, è andato tutto bene, mamma e bimbo stanno bene, lui è contento, è rilassato, è sorridente, cosa che non si vede di solito nell'iconografia. È sorridente, sorride ai pastori che arrivano, sorride alla gente, gli parla, è un normalissimo papà. Non è l'iconografia di San Giuseppe e quindi anche in questo caso non è immediato riconoscere San Giuseppe in questa persona. Poi è chiaro, capita la scena, i pezzi vanno a posto, ma se pensiamo di guardare solo questa figura, dire che è San Giuseppe non è così evidente. L'ambientazione. Solitamente nell'iconografia classica l'ambiente in cui nasce Gesù è un ambiente molto povero. In realtà nei Vangeli non si parla di grotta, anche se la grotta è una delle ambientazioni più frequenti nell'iconografia, per esempio soprattutto quella dei presepi, dove c'è la grotta o c'è la capanna. Nei Vangeli si parla di una mangiatoia nel Vangelo di Luca, mentre nel Vangelo di Matteo si parla di una casa. Quindi si parla di Gesù nato in casa o in una casa o trasferito in una casa appena subito dopo la nascita. Tuttavia, l'iconografia classica normalmente propone una grotta oppure una capanna.
In questo dipinto l'ambientazione proposta sembra proprio essere una casa o qualcosa di molto simile a una casa. Potrebbe essere una stalla? Perché sì, in effetti anche la stalla è un'ambientazione tipica dell'iconografia, proprio perché abbiamo il bue e l'asinello. Quindi la mangiatoia, il bue e l'asinello, una stalla, oppure nei presepi la capanna, la grotta e così via. In questo caso, quindi in questo dipinto, abbiamo un edificio costruito per mano umana, quindi sicuramente non è una grotta. Potrebbe essere una casa, più probabilmente può essere una stalla, dal momento che vediamo anche qualcosa che sembra un abbeveratoio e appunto la presenza di animali. E vediamo come in questa casa o in questa stalla ci sia anche una grande apertura attraverso la quale si vede il paesaggio circostante. Il bue e l'asinello. Questa forse è una delle poche cose dell'iconografia che sono presenti proprio in questo dipinto. Infatti il bue e l'asinello non sono presenti nelle scritture, ma sono presentissime nell'iconografia popolare, che poi è comunque un'iconografia che è diventata di tradizione. E in questo caso il pittore non mette ben visibili il bue e l'asinello, ma mette ben visibili due buoi e poi l'asinello in corner al dipinto, cioè sul lato si vede che gli spunta il musetto sopra la mangiatoia o l'abbeveratoio, ma effettivamente è un po' nascosto. Però in effetti ci sono l'asinello e non uno ma due buoi. E infine, ultimo ma non ultimo, in questa natività non è presente nessun segno sacro. No, forse uno, ma non è immediatamente riconoscibile. Innanzitutto, come abbiamo detto, non sono presenti aureole, non sono presenti segni addosso alle persone che possano farle riconoscere come persone sacre e non sono presenti luci emanate da persone. Quindi questa è la prima cosa, niente aureole, niente aloni luminosi, niente simboli sacri addosso alle persone. Non sono presenti angeli. Spesso nelle natività, nel presepe anche, ma anche nelle natività dipinte, sono presenti degli angeli. Possono essere angeli giubilanti, possono essere angeli che reggono cartigli, possono essere angeli musicanti, quindi che suonano e cantano per il bambino. Qui no. Questa scena è completamente normale e non ci sono angeli di nessun tipo. Non sono presenti comportamenti che rimandano alla preghiera. Infatti, possiamo vedere i pastori che guardano il bambino e sono stupiti, quindi ce n'è uno che fa così, c'è un altro che indica, ci sono quelli che guardano, ci sono quelli che parlano con Giuseppe, ma nessuno di loro è in preghiera. Anche il pastore che esce dalla parte destra del quadro, che curioso fa così dietro l'asinello, ma non è in preghiera. Giuseppe non è in preghiera, è contento parlando con gli altri presenti. Maria non è in preghiera. Maria si tiene il suo neonato e lo guarda, lo sorveglia, lo guarda con amore come una mamma guarda il suo bimbo appena nato, ma non è in posizione di preghiera. E il bambino stesso è un neonato normalissimo, non è né in preghiera né in benedizione, è un neonato addormentato con una mano in bocca. Ma in realtà un segno sacro c'è, ma non è immediatamente riconoscibile. Ne abbiamo già parlato, il segno sacro in questione è la luce che proviene dall'alto in alto a destra del dipinto. Quella luce lì non può essere una luce, diciamo, naturale. Perché? Perché è notte, lo vediamo, al di là del fatto che secondo la tradizione Gesù è nato di notte, quindi è la notte di Natale, ma il punto è che lo vediamo fuori dalla finestra, fosse anche una porta, fuori dall'apertura, noi vediamo il paesaggio fuori ed è notte, quindi innanzitutto è notte. È la luna, allora, quella luce che piove dall'alto? La risposta è no, perché nel paesaggio la luna c'è, quindi
La luna si trova alle spalle della scena che noi stiamo guardando ed è piuttosto bassa sull'orizzonte, infatti la si può vedere molto chiaramente dalla, diciamo, finestra. Quindi, che cos'è quella luce che piove dall'alto? Se è piena notte e se non è la luna, che comunque non avrebbe quella potenza? Ecco, quello è l'unico segno sacro presente nel dipinto. Potrebbe essere la luce della cometa, ma in realtà la cometa guiderebbe i magi, quindi più probabilmente è la luce di Dio. Ed ecco qui una delle natività, secondo me, più strane, ma anche più interessanti che si possono trovare. Ma perché il pittore ha deciso di raffigurare una natività così? Io una risposta sicura non la posso dare. Perché? Perché non ho trovato nulla, quindi nessuna fonte, che mi sappia dire questo. Magari ci sarà, io non l'ho trovata. E tra l'altro io su questo quadro non ho trovato praticamente nulla se non un paio di informazioni molto basilari. E infatti tutta questa analisi l'ho fatta io. Non è basata in realtà su un testo disponibile. E quindi io non ho una risposta del perché l'autore di questo quadro abbia voluto raffigurare una natività proprio così. Però io ho due ipotesi, che naturalmente sono soltanto due mie ipotesi. La prima cosa, secondo me, importante di cui tenere conto è che Copley era un ritrattista e quindi era abituato a ritrarre, a prendere le persone nella loro realisticità e a renderle nella loro realisticità. Poi per carità, i ritrattisti da sempre hanno sempre migliorato le persone che ritraevano perché sì, perché è sempre meglio, quindi ok, si migliora, però comunque essendo un ritrattista era avvezzo a vedere le persone dal vero, come dire, proprio nel loro realismo. E quindi secondo me questa potrebbe essere una delle spiegazioni del perché questa natività è così realistica. Perché parliamo di una persona che per scelta o addirittura per deformazione professionale ha ritratto, o meglio, ha raffigurato in questo caso, delle persone sacre nella loro veridicità. Quindi ha ritratto una natività come fosse una scena assolutamente reale, proprio come quando dipingeva persone assolutamente reali. La seconda questione che secondo me potrebbe essere interessante da tenere presente è che Copley era americano, quindi non europeo, americano. E inoltre noi non sappiamo di preciso che studi lui abbia fatto. Quindi secondo me un conto è un pittore nato in Europa che fa studi classici scolastici e che quindi ha sulle spalle un gusto, una tradizione che sono molto specifici e che li conosce ma che li ha anche interiorizzati. Copley forse no. Copley è un pittore americano, quindi già nasce su un suolo diverso da quello europeo, con una storia diversa da quella europea. E inoltre Copley stesso si lamentava dicendo però qui insomma non è che c'è sto granché da vedere. Quindi la domanda è: dove e come Copley ha fatto gli studi di arte? E dove e come e quanto Copley è riuscito ad apprendere della tradizione dell'arte europea? Forse questo potrebbe essere un'altra spiegazione o un'altra parte di spiegazione del perché Copley non abbia utilizzato un'iconografia che per un pittore europeo sarebbe stata quasi scontata. Ma per Copley, che era americano e che magari non sentiva così proprio o non aveva così interiorizzato, non era un'iconografia dopo tutto così scontata. E infine bisogna sempre, secondo me, tenere presente che è anche possibile che il pittore sapesse tutto,
ma abbia semplicemente deciso di rompere dei canoni. Infatti, in tutto questo è molto visibile la volontà del pittore, ovvero quella di mettere la Madonna e il Bambino al centro di tutto, al centro effettivo geometrico del quadro, ma anche al centro percettivo del quadro. Infatti, solo loro hanno questo bianco abbagliante e il bianco ovviamente è un colore simbolico, rappresenta la purezza, la luce, la santità. E ovviamente non è un caso che la Madonna e il Bambino siano proprio rappresentati in questo modo e formino all'interno del quadro un gruppo completamente a sé stante, concluso nel colore bianco e concluso anche grazie allo sguardo di Maria che è, come dicevamo, completamente concentrato sul Bambino, e questo fa sì di ritagliare anche a livello comunicativo la Madonna e il Bambino da tutto il resto. Ma una piccola curiosità che mi pare di avere notato. La Madonna e il Bambino sono il grande gruppo bianco, l'unica cosa bianca nel quadro. Eppure, se si osserva San Giuseppe, il quale non fa parte visivamente del gruppo Madonna e Bambino, ma fa parte visivamente del gruppo gente, pastori, quindi gente, se si osserva bene, si vede come San Giuseppe abbia una maglia bianca. Ebbene sì, sotto il manto verde Giuseppe ha, e lo si vede qui, nel petto, vicino al collo, ha una maglia bianca. È l'unica persona, oltre alla Madonna e al Bambino, ad avere su di sé il colore bianco. E questa cosa, che sia forse un modo del pittore per collegare San Giuseppe alla Madonna e al Bambino, quindi nel formare la Sacra Famiglia? Eppure, secondo me, c'è ancora qualcosa di più interessante. Giuseppe questa maglia bianca la copre con un manto, verde in questo caso, come forse a dire che Giuseppe sì fa parte della Sacra Famiglia, infatti ha del bianco anche lui, ma lo copre come a dire che è pronto a prendersi le sue responsabilità e quindi a fare un passo indietro sapendo che la sua sposa ha partorito il figlio di Dio? Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere rimasti con me. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate di questo quadro? Lo conoscevate già? E se non lo conoscevate, dopo questa analisi, che cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciandomi un commento e se il video vi è piaciuto lasciatemi anche un mi piace. Ovviamente se pensate che questo video possa piacere anche a qualcun altro, condividetelo e iscrivetevi al mio canale, è importantissimo, così non perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora di essere rimasti con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!